Quindi bentornati, siamo nella seconda parte del workshop. In questa parte cercheremo di svelare quelle che sono le meccaniche di interazione tra corruzione e reati tributari. Partirei proprio con la domanda che la dottoressa Sabbia ha già fatto, cioè da un punto di vista Rossella, se la vuoi ripetere, comunque fondamentalmente stiamo parlando di quanto e se le contestazioni in materia di reati tributari vengono fatte congiuntamente alle contestazioni in materia di corruzione laddove ci sia un fenomeno incrociato. Cioè quanto capita che questo venga fatto dal punto di vista dell'indagine e quanto magari arriva in Cassazione tutto questo. Allora, se mi posso permettere, in maniera estremamente celere e molto piana. In realtà l'interazione fra il fenomeno dell'evasione fiscale, o meglio, fra il fenomeno del reato fiscale e quello corruttivo, ha vissuto un periodo di picco nei primi anni 90, in quella che era l'epopea della cosiddetta indagine Mani Pulite, ma per un motivo molto semplice, perché dovendosi garantire delle risorse finanziarie da poter destinare poi al pagamento del pubblico ufficiale corrotto, la modalità più semplice era quella di poter commettere un reato fiscale che consentisse di accumulare fondi neri. Una volta chiusa più o meno efficacemente questa fase, in realtà i due fenomeni, cioè la patologia del reato contro la pubblica amministrazione e la patologia del reato tributario, hanno vissuto, a mio avviso, nella mia esperienza, una fondamentale fase di decoupling, cioè non abbiamo più grandi situazioni di contestazione congiunta. Se ve ne sono, è perché il reato tributario sovente è il reato mezzo per poter garantirsi liquidità, ma grandi filoni investigativi che effettivamente portino ad accertamenti di fatti che possano rilevare con riguardo a entrambe le tipologie di reati oggettivamente non mi costano. Ecco, questa in maniera molto piana, forse piatta e semplificatoria, ma questa è la mia esperienza. Grazie mille, c'è qualche ulteriore aggiunta, ma penso che... Aggiungo soltanto il possibile profilo collaterale della corruzione giudiziaria in ambito tributario, di tutto il tema della, come dire, e questa è esperienza di cui abbiamo traccia anche nelle notizie di stampa, di corruzione nelle commissioni tributarie e in tutto il filone della giurisdizione tributaria. Ecco, questo è un tema da non sottovalutare. Perfetto, molto importante. In effetti, colonnello. Posso rappresentare la mia visuale, si discosta un poco dalla rappresentazione fatta dall'avvocato di Siena, ma ricordo che vivo e opero in periferia, dove abbiamo assistito negli ultimi 2 anni ad un quadro disarmante, sistemico e diffuso di corruzione sul territorio. Sto ripetendo le parole del GIP, che ci hanno portato ad arrestare il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate e altri 2 direttori provinciali e qualcosa come 15 professionisti, tra avvocati e commercialisti. Sostanzialmente vi era all'attività di verifica fiscale, sistematica, incentivata sia dai pubblici ufficiali che dagli stessi professionisti, i quali avevano di fatto minato la concorrenza tra i professionisti sul territorio, perché solo coloro che accedevano a queste forme di corruzione sistematica potevano arrivare ad ottenere un beneficio nei loro assistiti. Addirittura al punto da, questo abbiamo rilevato in alcuni casi, da creare essi stessi delle problematiche di natura fiscale ai propri clienti, a loro insaputa, per generare un controllo fiscale, un contenzioso che poi portava all'attività corruttiva. Anche in questo caso poi abbiamo assistito a delle mini frodi fiscali finalizzate esclosivamente a creare liquidità, finalizzate al pagamento delle tangenti. E anche qua devo rilevare come il brodo di cultura, l'elemento, il contesto dove questo ricorso alle fatture false è stato possibile,
è quello riferito a contesti tributari di agevolazione fiscale, con riferimento esplicito alla tassazione delle associazioni sportive dilettantistiche, con il regime forfettario, dei minimi e quant'altro, che ben si presta storicamente a questo fenomeno. Ecco, per cui il quadro c'è, è ben presente, è sistematico, non è arrivato in Cassazione perché tutti quanti i soggetti hanno patteggiato, tutti. Colonnello, la ringrazio tantissimo e da un punto di vista fenomenologico l'emergenza fondamentale è stato molto esplicativo, sono dei fenomeni molto importanti e già è partito col rispondere alla prima domanda di questa serie, che era appunto come i meccanismi attraverso i quali coloro che sono coinvolti in crimini tributari interagiscono con intermediari ed altri facilitatori al fine di manipolare e sfruttare l'amministrazione finanziaria, e quindi già abbiamo risposto a questa domanda. Quindi a questo punto fare un rapido giro del panel per chiarire quali, in base alla vostra esperienza professionale, quali categorie di facilitatori professionali, ad esempio banchieri, broker, commercialisti, revisori interni, revisori esterni, avvocati e così via, sono maggiormente coinvolti nell'agevolazione di questi reati, facendo proprio fare un giro proprio rapido. Colonnello, iniziamo con lei? Perfetto, sicuramente quella di avvocati commercialisti, ma direi tutti quanti i soggetti che la legislazione italiana consentono di adire le commissioni tributarie provinciali e regionali. Per cui tutti quanti coloro che hanno la possibilità di sviluppare un contraddittorio con l'amministrazione fiscale o rappresentarlo poi in giudizio di fronte alla giurisdizione speciale, potendo arrivare in teoria, anche in pratica, ad accordi. Consigliere Molino, stava intervenendo? Sì, confermo esattamente, mi riporto a quello che ha appena detto il colonnello, magari anche con un'accentuazione sugli organi interni delle società, quindi i revisori, non è da sottovalutare questo. Io credo che ci sia una grande anche interconnessione sotto il profilo dell'efficienza del sistema di repressione delle frodi e dell'evasione fiscale con quello che è il diritto societario attuale, con il sistema di controllo all'interno delle compagini societarie, tanto più nella misura in cui il sistema attuale consente molto facilmente la vestizione in forma societaria, anche in forma unipersonale o con capitale sociale molto ridotto, e quindi tutta questa minore rigidità rispetto a un sistema precedente accompagnata alla presenza di operatori interni in funzione di controllo che possono agevolare, ove evidentemente mossi da una finalità di evasione o di altra finalità di frode fiscale o di corruzione. A questo riguardo intravedete qualche differenza tra i revisori interni e quelli che sono invece esterni? Auditor esterni? Come le Big Four, insomma? Non emerge. Allora, consigliere. Sì. Se mi permetto una riflessione, nell'ordinamento interno c'è un'incompatibilità tra la funzione di revisione e la prestazione continuativa di attività professionale da parte del consulente. È una causa di decadenza di fatto, insomma, del ruolo, ad esempio, di sindaco. Il collegio sindacale è la situazione più rilevante. Spesso però nella pratica che cosa rileviamo? Che negli studi associati si incrociano le posizioni, per cui quello che in passato era il dominus del professionista si sostituisce a questa una funzione di membro del collegio sindacale, mentre il collega di studio, la porta a fianco, prosegue nell'attività di consulenza professionale. Ecco, situazioni di questo tipo non trovano, a mio avviso, delle sanzioni che siano dissuasive, anzi probabilmente non ci sono sanzioni oltre a quelle della mera decadenza di fatto della funzione
in parola. Grazie mille, stiamo già preparando il terreno per una domanda che vorrà fare, penso, il dottor Sabella. Abbiamo preparato il terreno a tal fine. A questo punto però abbiamo anche parlato di sanzioni. Chiederei con quale frequenza i professionisti del settore fiscale, che quindi rientrano in categorie sottoposte al regime di autoregolamentazione, per esempio ad opera dei consigli dell'ordine, ritenete siano soggetti a sanzioni disciplinari o misure interdittive per comportamenti illeciti anche non etici legati al lavoro che svolgono nel settore fiscale. In maniera molto piana è così, una percentuale direi assolutamente residuale, ecco, da questo punto di vista. Quali sono, Avvocato Di Siena, secondo le cause di questa la strutturazione del Consiglio dell'Ordine? O ci possono essere soluzioni a questa problematica? Perché è una problematica abbastanza diffusa, non solo in Italia, ovviamente. Ritengo che sia una problematica diffusa e sia una problematica oggettivamente di tutte le organizzazioni. Cioè, quando un appartenente a un determinato ordine, diciamo una determinata organizzazione, deve in qualche maniera giudicare un suo pari, c'è una tendenziale ritrosia all'esercizio di un'azione sanzionatoria pesante. Adesso lo dico per i componenti dell'ordine, di qualsiasi ordine da questo punto di vista, ovviamente senza nessuna forma di individualizzazione, ma sono sugli organi di stampa, adesso non me ne vorrà il dottor Molino, le polemiche che talvolta ci sono anche per l'attività sanzionatoria da parte dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti degli appartenenti all'ordine giudiziario. Quindi è una ritrosia forse nelle corde dell'uomo in quanto tale. Grazie. Io direi che le altre sottodomande sono state già risposte ampiamente da una serie di valutazioni, quindi se non ci sono ulteriori, diciamo, casi tra queste interconnessioni tra professionisti e amministrazione e soggetti che operano come appunto criminali nel settore tributario, possiamo andare avanti con le domande. Colonnello, certo. Probabilmente manca anche una situazione, un flusso di comunicazione costante e obbligatorio da parte delle procure quando esercitano un'azione penale nei confronti dei consigli dell'ordine, perché non mi risulta ci sia una norma simile a quella del 129 delle disposizioni di attuazione che impongono ad esempio un obbligo di comunicazione ad esempio alla Corte dei Conti quando ci sono dei fenomeni riferiti a danni erariali piuttosto che a fattispecie simili, per cui se i consigli degli ordini non vengono tempestivamente informati, oltre alle problematiche poi che sono in altra natura circa l'utilizzabilità di quei dati in quella fase, il divieto di un doppio binario e quant'altro, ecco, vedo... C'è un momento, probabilmente l'unico momento di effettività è soltanto nella misura in cui ci sia un momento cautelare penale, per cui in quel momento lì è chiaro che la sospensione dall'attività, eccetera, ecco, lì c'è il collegamento con il rispettivo ordine di appartenenza, però poi quanto questo a processo incardinato, avviato la fase di cognizione o comunque concluso, sfoci poi in una sanzione disciplinare, questo credo che effettivamente rientra in una percentuale molto esigua, come hanno sottolineato coloro che mi hanno preceduto. Sicuramente c'è un momento nella fase cautelare che è quello che infatti normalmente poi genera per tutti questi professionisti degli esiti processuali che spesso portano a patteggiamenti o a definizioni anticipate, perché evidentemente quello è un momento che tocca la vita del professionista o del soggetto in maniera particolarmente impattante, quindi conduce quasi sempre, abbastanza spesso a una fuoriuscita anticipata di questo soggetto dal momento giudiziale rispetto agli altri soggetti concorrenti coinvolti che invece proseguono. Vi ringrazio e dovrei dare la parola agli esperti di progetto, in particolare una domanda del dottor Sabella, la faccio io in quanto ora purtroppo impegnato, me l'ha mandata, è molto interessante, ne abbiamo già un po' discusso, è emerso,
parliamo appunto degli aspetti delle porte girevoli, delle famose revolving door, che sono uno degli aspetti più controversi delle interazioni indebite tra poteri Scusate. economici. Ah, eccoti, Pietro, stavo facendo... Puoi fare questa domanda sulle revolving doors? Sì, certo, scusate, ma dovevo necessariamente rispondere. Allora, il tema riguarda proprio le revolving doors e il problema delle cosiddette porte girevoli. In che senso? Ultimamente, anche grazie a alcuni diciamo, articoli, alcuni report che sono stati avanzati in alcuni giornali, come ad esempio nell'Espresso, si è cominciato a sollevare il tema del conflitto di interesse legato a questo meccanismo. Cioè noi abbiamo società di consulenza esterna che in qualche modo collaborano con le pubbliche amministrazioni, offrendo delle prestazioni sia di consulenza che al tempo stesso, diciamo, gestendo un po' i piani, quindi diciamo, commerciali, i piani economici dei concorrenti privati. O comunque di attori privati che poi interagiscono con la pubblica amministrazione attraverso ovviamente le gare d'appalto. Il punto è quello che stava dicendo prima il dottor Bolis, è che ci sono diciamo, dei soggetti che inizialmente per esempio operano all'interno dell'APA, poi si spostano all'interno di queste grandi società di consulenza o viceversa, e questo in qualche modo può favorire diciamo, degli scambi non del tutto leciti, ma porsi in una zona grigia che appunto creano problemi di incompatibilità, ma anche profili di conflitto di interesse potenziale, perché ovviamente nel momento in cui diciamo, un soggetto privato interviene nel pubblico e riesce ovviamente in qualche modo no, a incanalare certe gare, certe provvigioni verso un soggetto, ovviamente questo potrebbe andare anche a danno della concorrenza, oltre che a creare diciamo, profili di conflitto di interesse. Questo tema è stato preso comunque in considerazione dall'anticorruzione, dall'autorità nazionale anticorruzione, tant'è che anche alcuni ministeri, come il Ministero dell'Economia e Finanza, per esempio adottando i piani triennali, hanno cominciato a reagire o comunque a valutare questo tema, a prenderlo in considerazione ponendo dei diciamo, criteri di incompatibilità, per cui un soggetto che per esempio proviene dall'RPA per 3 anni almeno non può andare diciamo, presso la società e viceversa. Ecco, qual è il futuro di questo problema? Cioè che problemi applicativi può portare in concreto questo problema, se può rilevare ovviamente anche rispetto a profili corruttivi e insomma quali possono essere i meccanismi ulteriori di prevenzione di questi fenomeni che appunto si pongono una zona grigia ma non sempre rimangoano solo grigi, ecco. Ringrazio Pietro. Prima di passare la parola agli esperti, per quanto riguarda i meccanismi di incompatibilità, di cui già abbiamo un po' toccato, c'è una certa vulnerabilità degli stessi perché a volte, insomma, come sappiamo, il passaggio è unilaterale, cioè non c'è poi un passaggio inverso e soprattutto il passaggio, diciamo, è un passaggio di connessioni, contatti e altro. Non è detto che lo strumento, diciamo, delle incompatibilità serva a molto. Quindi se ci sono anche raccomandazioni come potenziare strumenti per evitare questi conflitti di interesse, ben vengano. Io vorrei così, mi permetto una boutade che è forse un pensiero non laterale ma addirittura controcorrente. Sono chiarissimi questi presidi e sono forse anche auspicabili e auspicati rispetto a un lontano passato. Però tipicamente uno dei paesi che è considerato dalla pubblica amministrazione più efficiente, la Francia, è caratterizzato al tempo stesso da un fenomeno che trova espressione proprio nella lingua francese e adesso l'abbiamo veicolata anche noi nel nostro diritto amministrativo, che è il pantouflage, cioè il passaggio sostanzialmente ripetuto dalla sfera privata alla sfera pubblica e viceversa.
E questo avviene con una certa frequenza, ha dato luogo anche in quel paese a fenomeni di corruttela in alcune situazioni, però non è vissuto nella Repubblica Francese come un fenomeno necessariamente molto patologico. E allora qui, secondo me, ritorna forse storicamente anche un po' la cultura giuridica di ciascun paese. L'idea della separazione e del conflitto di interessi formale è molto un'idea, se vogliamo, da Europa del Nord, ecco, da paesi anglosassoni. Non è perfettamente così, sempre stata interiorizzata nella nostra cultura giuridica. Con questo non voglio dire che non sia un fenomeno positivo, anzi c'è molto da migliorare. Però poi talvolta determinate così scimmiottature, mi viene in mente il cosiddetto divieto di pantouflage che pure trova talvolta applicazione nella disciplina dei soggetti di diritto pubblico, rischia di essere così una forzatura non sempre particolarmente efficiente. Ecco, questa è la mia sensazione. Cioè, se mi posso permettere, sono tutte iniziative da adottare in maniera un po' meno così unilaterale, cum grano salis, da questo punto di vista. Perfetto. Qualcun altro vuole intervenire su questo punto? Sì, volevo semplicemente fare... No, colonnello, è mutato. Mi sentite? Ora sì. Volevo mettermi nella scia dell'avvocato di Siena, di cui condivido pienamente le ultime opinioni, tutte le opinioni, a dire il vero. È noto, più che uno scimmiottamento, quello italiano è proprio l'atteggiamento di una Penelope che un giorno disfa e l'altro ricuce. Non dimentichiamoci che alla fine degli anni 90, con le Bassanini 2 e 3 e soprattutto con la 165 del 2001, in Italia abbiamo voluto incentivare il passaggio da pubblico a privato e viceversa in determinate forme dirigenziali. Questo è un dato di fatto. Da penalista poi bisogna chiedersi qual è la condotta penalmente rilevante del pantouflage, perché o abbiamo un accordo corruttivo quando il soggetto ancora veste le vesti, perdonatemi la ripetizione, del pubblico dipendente o dell'incarico di pubblico servizio e accetta la promessa di un incarico futuro presso quel soggetto che poi domani lo assumerà in funzione, ipotizziamo, di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, o altrimenti mi riesce difficile anche immaginare una condotta penalmente rilevante e una sanzione che non sia quella introdotta poco tempo fa nell'ordinamento italiano a presidio della condotta di pantouflage, che sostanzialmente si riduce ad una ripetizione dell'importo corrisposto, una decadenza dall'impiego del contratto stipulato. Grazie, dobbiamo necessariamente andare avanti, siamo dilungati un po' troppo, anche se è un tema estremamente interessante, saranno tutti così interessanti, quindi vi chiedo cortesemente di contenere la vostra risposta nell'ambito di 2 minuti, se possibile, o di 1 minuto, però abbiamo toccato temi interessantissimi. Il secondo tema molto rilevante per noi ed è centrale ed è attirato quello che ha attirato poi l'attenzione dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode nel progetto è come pratiche corruttive, in questo caso intese in senso lato, parlando appunto di criminalizzazione, quindi come ogni forma di abuso di potere o funzioni pubbliche basato su interessi privati, possono, incidendo sui processi politico-decisionali all'interno della giurisdizione italiana, finire per incentivare, anche se indirettamente, l'evasione delle imposte o influenzare l'accertamento della repressione dei reati tributari negativamente. In particolare, diciamo, sono emersi da studi multidisciplinari e
che quello che è emerso è che gruppi di interessi e gruppi di pressione possono influenzare indebitamente questo procedimento politico decisionale, ad esempio portando all'attuazione di regimi di autoregolamentazione piuttosto che a regimi basati su norme imperative, l'adozione di eccessivi livelli di complessità nella regolamentazione, la limitazione della criminalizzazione di comportamenti illeciti e pratiche manifestamente favorenti nell'ambito tributario, escludendo quindi elusioni fiscali anche se molto aggressive, la perdurante ritrosia ad adottare regimi di piena trasparenza patrimoniale e fiscale e l'adozione di strumenti giuridici favorevoli agli evasori fiscali, quali i condoni di cui abbiamo già parlato. Tenendo questo diciamo presente, qual è la vostra valutazione circa il livello di tale indebita influenza nella giurisdizione italiana e se vi fosse possibile identificare al contempo eventuali vulnerabilità istituzionali che possono facilitare queste influenze? Ma forse non ho inteso bene, mi pare di capire che il contesto che si descrive è un contesto, come dire, che porta come dire, è un fenomeno corruttivo che agisce sui livelli che poi decidono le politiche, quindi a livello normativo, oserei dire. Quindi Esattamente, normativo, passiamo dal livello funzionale quindi amministrativo al momento politico decisionale momento che politico incide sulla normativa ma anche sulle risorse, per esempio, sulle competenze, insomma, però a livello politico decisionale. Quindi quanto agisce la possibilità che fenomeni corruttivi incidano sulle politiche complessive Esattamente, lato senso considerati, ovviamente, quindi come fenomeni di pressione indebita, lobbying e quant'altro. Ecco, se posso fare un'osservazione, in Italia non mi consti ci sia una legislazione come quella che vige nell'ordinamento europeo in altri Paesi membri che regolamenta l'attività delle lobby nel processo decisionale e di formazione della legislazione. Per cui in Italia vedo difficilmente realizzabile, ad esempio, un'indagine come quella che nel 2012 ha portato all'arresto del commissario maltese, il membro maltese in Commissione europea, Dalli, per tangenti prese per modificare una normativa sulla tassazione del tabacco, mi pare di ricordare, a danno di alcuni Paesi membri e a favore di una multinazionale che non cito. Ecco, in quel caso Olaf fu in grado di tracciare completamente il processo lobbistico che venne posto in atto, del tutto legittimamente, fino a che poi non c'è stata la dazione debita. Perfetto, quindi da un punto di vista, questa domanda, questa risposta chiarisce delle carenze dal punto di vista della repressione. Da un punto di vista però fenomenologico, qual è la vostra, come esperti in questo settore da anni, qual è secondo voi questa pressione? È così, un input così che faccio. L'assenza all'interno dei reati presupposti della 231 del 2001 dei reati tributari, che è stata abbastanza palese per tanti anni e alla fine sono stati inseriti solo parzialmente, solo dopo l'intervento dell'Unione Europea, quali sono i processi che hanno determinato questa assenza? Gruppi di interesse o... Cioè, diciamo, questo è il punto nevralgico. Da un punto di vista fenomenologico? Io non so dare una risposta diretta a questa domanda, ma faccio una considerazione sul presupposto. Cioè, dal mio punto di vista, sicuramente l'assenza dei reati tributari nel decreto legislativo 231 del 2001 fino alle recenti modifiche segnava una distorsione e ha dato origine poi a degli interventi giurisprudenziali correttivi. Faccio un caso per tutti sulle tematiche della confisca dopo tante oscillazioni della giurisprudenza, le note sentenze. Però poi di fatto credo che diciamo, questa introduzione sia stata addirittura più severa di quanto richiesto e porti ad una superfetazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
interessati. Quindi il fatto che prima non vi fossero, sì, rappresentava un momento di irrazionalità per alcuni aspetti, ma trovava, a mio avviso, anche una coerenza con tante altre discipline che finiscono ad intervenire sullo stesso fatto, con tutti i problemi di bis in idem di cui si parla con riferimento a questa materia. Quindi sì, non la connetto a qualcosa di patologico, c'era un vuoto normativo, ma adesso lo si è colmato creando altri problemi. Quindi grazie, Avvocato Pisani. Scusate, no, io mi scuso se posso, Antonio Ullo, sono... Professore, benvenuto. no, scusate, avevo lezione e quindi mi scusavo prima. No, se posso intervenire però soltanto, cioè nel nostro ordinamento non è disciplinata giustamente l'attività di lobbying impositivo, ma ora penalmente sì, perché c'è il traffico di influenze illecite, che è reato dal 2012 e oggi nel 2019 copre anche influenze supposte ed è ora reato presupposto della responsabilità dell'ente dal 2019. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, sotto il profilo patologico, adesso praticamente c'è una disciplina di riferimento e che riguarda anche la responsabilità dell'ente. E dal punto di vista applicativo, effettivamente prima dei tributari la giurisprudenza utilizzava o la confisca o l'associazione per delinquere finalizzata a tributari, che poi la Cassazione ha ripreso dicendo che il profitto in realtà era confiscabile anche se non era reato di presupposto, perché lo riferiva non ai tributari ma direttamente all'associazione criminosa, valorizzando, nel caso di scendere nel dettaglio, le sezioni unite a proposito dell'aggravante del reimpiego sull'associazione di stampo mafioso. Grazie professore, cerchiamo sempre di contenerci nelle risposte che siamo oltre tempo. Avvocato Di Siena, voleva intervenire. Stiamo analizzando quelle che sono le cause remote diciamo sistemiche, fenomenologiche, anche se non criminalizzate. Allora, io mi posso permettere soltanto una considerazione forse sociologica più che giuridica. Sicuramente il processo legislativo in Italia è poroso e, utilizzando un termine francese, anche in questo caso délabré. E quindi, poiché l'attività normativa è oggettivamente intensa, perché noi tendiamo ad avere una ipertrofia normativa, è ovvio che la pressione sul legislatore più o meno articolata può essere utile o non utile a raggiungere risultati non commendevoli. Al tempo stesso però mi permetto di dire che effettivamente, come ci ricordava il professore da ultimo, l'apparato sanzionatorio e repressivo esiste già ed è anche particolarmente afflittivo. Ad esempio, per restare a quello che osservavamo prima, la carenza dei reati tributari nell'ambito dei reati presupposto ex decreto legislativo 231 del 2001, ragionevolmente non penso che fosse oggetto di scelte determinate da una lobby in un senso piuttosto che in un altro. Era, a mio avviso, una scelta anche di equilibrio sanzionatorio, perché non bisogna dimenticare che, oltre che le sanzioni penali particolarmente afflittive in ambito tributario, abbiamo anche le sanzioni amministrative, che, contrariamente a quello che avviene in tutti gli altri paesi dell'Unione, comunque nella maggior parte di essi, arrivano talvolta anche oltre il 100% del tributo evaso. Il che sta a significare che in questo momento noi abbiamo una sanzione amministrativa che di fatto è una sanzione penale, per utilizzare la giurisprudenza della CEDU. Abbiamo delle sanzioni penali particolarmente afflittive nei confronti dell'autore dell'illecito penale tributario, e abbiamo poi la responsabilità ex decreto legislativo 231. Insomma, mi verrebbe da dire una panoplia particolarmente impegnativa, ecco, per chi eventualmente si espone a questo genere di condotte. Grazie mille, dobbiamo necessariamente passare oltre. L'obiettivo di ricerca ora è l'identificazione delle vulnerabilità specifiche dell'amministrazione finanziaria, delle forze dell'ordine e delle altre autorità, ivi comprese la magistratura, inquirente e giudicante, come anticipato già il consigliere Morino, che sono coinvolte nella lotta ai reati tributari. Inizierei quindi incoraggiando una vostra valutazione se
se nell'ordinamento italiano siano concessi poteri sufficienti alle autorità e agenzie coinvolte nella prevenzione e risposte tributarie o alla corruzione. Ma sì, come per quanto riguarda la corruzione in generale, l'ha appena detto l'avvocato di Siena, tenderei a escludere che il problema sia la mancanza di un adeguato arsenale sanzionatorio, repressivo, investigativo. Mia convinzione è anche, come dire, che anche per quanto riguarda la 231 forse abbiamo riposto un po' troppa importanza nella possibilità che questo strumento fosse un po' la sinecura di tutte le problematiche relative alla repressione di determinati fenomeni. Quindi non credo che sia un problema di strumenti attivabili, quanto piuttosto evidentemente un problema relativo in generale al sistema penale complessivo, che non può evidentemente affrontare un numero una quantità di procedimenti penali che non ha, per certi versi non ha pari, non trova corrispondenze quantitative proporzionali rispetto ai paesi che sono confrontabili per dimensione, per importanza, per volume d'affari, eccetera. E questo poi a cascata con tutti quanto riguarda gli altri problemi strutturali che conosciamo. Poi nello specifico, se vogliamo andare sul discorso della giurisdizione tributaria, non so, magari ci arriviamo successivamente, c'è tanto da dire, però insomma in generale non è il problema della corruzione in quanto tale specifica, non mi pare sia un problema di mancanza di strumenti sanzionatori in quanto tale. Grazie mille. Passate quindi alla domanda, e già esaustiva la risposta, alla seconda domanda un po' più specifica. Diciamo, alcuni metodi di indagine, e mi riferisco alle intercettazioni telefoniche ambientali, risultano particolarmente efficaci nella lotta alla corruzione, ovviamente, ma quando parliamo anche dei reati tributari, vi chiederei di chiarire se l'utilizzo di questi strumenti è concesso sia in termini di diritto, utilizzato in termini pratici e quindi concesso in termini di risorse, e in che misura è attualmente utilizzato. Beh, il ricorso alle intercettazioni viene declinato secondo un principio di proporzionalità dal pubblico ministero in relazione alla fattispecie che ci si trova a contrastare. Chiaramente è essenziale anche per ricostruire soprattutto l'elemento psicologico della mens rea, laddove siamo di fronte a fenomeni più estesi e connotati da un'associazione a delinquere. È immaginabile poterlo estendere a tutti quanti gli episodi di utilizzo, ad esempio, di fatture per operazioni esistenti, anche se in astratto la normativa lo consentirebbe. Riprendendo il fenomeno e l'esemplificazione delle frodi carosello, bene, senza intercettazioni telefoniche vedo difficile poter comprovare l'elemento soggettivo del reato e dunque contestare un articolo 2 in luogo, ad esempio, di una indetraibilità dell'operazione soggettivamente inesistente con la sanzione amministrativa che l'amministrazione finanziaria, la giurisprudenza Corte di Giustizia lo consente, lo applica nei confronti del broker, ad esempio, di una grossa impresa che è stato poco diligente in quanto avrebbe dovuto sapere di essere l'anello finale di una frode carosello. Ecco, senza intercettazioni non si può andare lontano e la norma sarebbe assolutamente inefficace. Grazie colonnello. Avvocato Reggiani. Sì, volevo solo aggiungere una cosa, che oggi appunto la normativa consente un più ampio uso di questo strumento di indagine, ma forse si può fare una considerazione anche distinguendo, diciamo, la tipologia di fenomeni, perché rispetto a fenomeni che si ritengono nella prospettiva di indagine marcate da un significato maggiormente di un maggiore disvalore, e allora, come diceva prima il colonnello, le intercettazioni ci possono aiutare anche a ricostruire alcune componenti dell'operare anche sul versante soggettivo. Diversamente rispetto al contrasto ad altre forme di ritenuta evasione,
altri strumenti investigativi, quelli sono ugualmente diciamo efficienti nella ricostruzione. Si pensi ad esempio a tutta l'attività di sequestri di tutta la corrispondenza elettronica dei server delle società, soprattutto nel momento in cui si fa riferimento a attività day by day, e che quindi per la ricostruzione dell'operatività concreta talvolta sono più significative le email delle intercettazioni. Fantastico, grazie Avvocato Reggiani, perché ci ha lanciato la seconda domanda, e appunto quando sono coinvolte le società, quali sono i limiti, i fattori limitanti tecnico-giuridici o pratici nel valutare la responsabilità. Mi riferisco a difficoltà all'accertamento di chi ha la titolarità effettiva della società, i cosiddetti beneficial owners, o come stava dicendo l'Avvocato Reggiani, all'accesso di documenti e all'analisi di documenti, spesso in misura incredibilmente esorbitante, email, documentazioni e la loro cronologia, specie laddove si tratta di società transnazionali, multinazionali, e l'accertamento riguarda i potenziali reati commessi a livello transnazionale. Posso dire soltanto veramente un flash sulla problematica relativa al sequestro dei dati, quello che sta un po' accadendo nella ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'abbraccio di un indirizzo estremamente restrittivo nella possibilità di apprensione dell'intero archivio informatico, con precisi paletti che sono stati messi rispetto come dire, intanto al tempo necessario per operare la selezione dei dati ritenuti pertinenti rispetto all'ipotesi di reato sulla quale si sta svolgendo l'indagine, e rispetto alla necessità appunto che stante la potenziale omnicomprensività dei dati che sono all'interno di un qualsiasi dispositivo, archivio informatico o quant'altro, la necessità che il vincolo probatorio, il sequestro del bene, che poi avviene normalmente evidentemente attraverso l'esecuzione di una copia forense, sia condotto attraverso modalità che garantiscano nella maniera più assoluta l'impossibilità per la polizia giudiziaria che procede di prendere visione di tutti quei dati che non sono appunto pertinenti, e quindi con una necessità a priori e a monte da parte dell'organo investigativo di indicare delle precise chiavi in qualche modo di lettura del dispositivo attraverso parole chiave, attraverso codici che in qualche modo fondino il rapporto di pertinenza dal dato da rinvenire e l'ipotesi di reato rispetto alla quale si sta procedendo, onde assicurare quel principio di proporzionalità del sequestro probatorio che deriva direttamente dai canoni costituzionali. Questo tipo di giurisprudenza è particolarmente presente nelle pronunce degli ultimi anni, in particolare di questi ultimi 2 anni della Corte di Cassazione. Ci sono tante sentenze che hanno anche fatto riferimento a come dire, casi noti di sequestri di banche dati, di fondazioni, di società vicine a quel partito, piuttosto che a quell'esponente politico, piuttosto che a quella società, ed è un dato da tenere in considerazione perché in qualche modo costituisce un po' qualcosa sui quali gli organi investigativi del territorio devono necessariamente confrontarsi, a pena di una sostanziale vanificazione degli sforzi investigativi. Grazie mille, ci stiamo tardando, quindi vi chiedo solo un flash su, abbiamo detto, l'accertamento dei titolari effettivi delle società. Quali sono le problematiche? Magari ecco, questo lo posso chiedere al colonnello. A che punto siamo? Beh, l'autorità in materia credo che sia il colonnello Sorbello, in materia di antiriciclaggio. Stiamo definendo i decreti attuativi per l'istituzione del registro dei beneficiari effettivi in Italia. Doveva essere pronto per il 15 marzo. C'è stata una richiesta di differimento da parte, se non ricordo male, di Banca d'Italia, se ne parlerà a giugno. Sicuramente è un dato che farà
un salto di qualità. È prevista l'istituzione presso ogni Camera di Commercio in Italia, ci si sta chiedendo quale sia l'ostensibilità oltre alle forze di polizia e i soggetti incaricati per gli accertamenti. Grazie colonnello, quindi non siamo ancora in grado di valutare l'efficacia. Colonnello Sorbello, una chiosa? Un aspetto che mi ha colpito sul registro dei titolari effettivi è c'è una sanzione particolare che riguarda la possibilità di paralizzare l'esercizio del diritto di voto per chi il socio non riveli chi sia il titolare effettivo. E questo è una sanzione diversa rispetto a quelle alle quali siamo abituati, la sanzione penale, la sanzione amministrativa. Cioè, lì c'è questo profilo. Adesso vi metto il riferimento normativo esatto in chat. Appena ho letto questa evoluzione, ho capito l'importanza di una strategia a 360 gradi. Grazie infinite, ottimo per quanto riguarda questa normativa, la chat non viene registrata, quindi la dobbiamo salvare in qualche modo. Passiamo ora all'analisi di alcune tematiche specifiche del progetto. Inizierei con l'analisi delle problematiche sulla responsabilità degli enti, chiedendovi una valutazione su quali siano allo Stato i limiti per l'attribuzione di responsabilità per reati tributari alle persone giuridiche in Italia, qual è la vostra valutazione in relazione alla natura giuridica di questa responsabilità amministrativa o penale o civile, e come le interconnessioni tra reati tributari e corruzione, laddove emergano, possono incidere su tale regime di responsabilità. Sicuramente l'inclusione delle persone giuridiche dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per l'applicazione del 231 del 2001 consentirà un contrasto maggiormente efficace, perché comporterà in concreto la confisca per equivalente nei confronti delle persone giuridiche degli importi effettivamente evasi. Allo stato attuale e al di fuori della contestazione del reato associativo finalizzato alla commissione di reati tributari, questo non era possibile ed eravamo fermi sostanzialmente all'arresto giurisprudenziale della Cassazione con il caso Gubert, che consentiva semplicemente l'apprensione delle somme detenute sui conti correnti delle persone giuridiche contemplate come confisca, sequestro finalizzato alla confisca diretta del provento del reato. Ecco, ci attendiamo una maggiore efficacia legata all'aumento dei sequestri legati all'evasione fiscale. Qualche ulteriore commento dagli esperti nazionali? No, quindi a questo punto passerei all'avvocato di Siena, prego. Oh, io, tornando a una considerazione che ho fatto in precedenza, trovo che l'inserimento del decreto legislativo 231 come reati presupposto dei reati tributari alla fine abbia un rischio intrinseco di iperafflittività. Devo essere sincero. Non trovo che sia la chiave di volta per garantire una più diffusa compliance in generale. Quindi, così, se questo è il motivo di svolta della politica tributaria punitiva, trovo che sia abbastanza opinabile, ecco, personalmente. Lo devo essere sincero, anche in questo caso controcorrente. Grazie. Ora quindi passerei direttamente la parola agli esperti di progetto. Abbiamo, perché dovremo trattare il ne bis in idem, quindi c'è una domanda del dottor Sabella, mi raccomando entro un minuto, e poi c'è la dottoressa Sabbia. Ok,
Ok, allora sarò veramente telegrafico perché il tema già è stato in parte affrontato. Riguarda la confisca allargata in pratica, quindi questa nuova tipologia di confisca che sappiamo essere inserita nel 2019 con una evidente però asimmetria. Quindi da un lato viene applicata alle persone fisiche ma all'ente che poi è il soggetto che incamera l'occupazione illecita non viene direttamente colpito. Quindi da un lato c'è un problema di sovraccarico delle sanzioni sulla persona fisica, perché la persona fisica può subire le misure di prevenzione, la confisca allargata, la confisca per equivalente, oltre alle altre pene, però per un certo verso l'ente già soffre pure di questo sovraccarico sanzionatorio previsto dall'articolo 19 della confisca e alla pena pecuniaria. Quindi in questo contesto volevo sapere innanzitutto se avevate già avuto esperienze applicative in base alle vostre professionalità della confisca allargata, quindi se esiste già diciamo, un'esperienza in questo campo significativa e soprattutto quali possono essere i meccanismi un po' per impedire l'applicazione della confisca allargata, visto che si fa luogo alla sproporzione diciamo, della ricchezza, e a capire quali possono essere i confini entro cui eventualmente essere ricondotta l'applicazione di questa tipologia di confisca. Ho riassunto al massimo, grazie. Collega, provo a rispondere io, anche in questo caso per quella che è la mia sensibilità. Personalmente non ho ancora esperienza di applicazione della cosiddetta confisca allargata. Riprendendo alcune considerazioni che ho effettuato già in più di un'occasione, trovo che il comparto tributario oggi viva di iperafflittività da questo punto di vista. Da una situazione in cui a fronte dei reati tributari era possibile operare ed esperire esclusivamente la confisca diretta, siamo passati alla confisca ad valorem, che è sicuramente uno strumento molto efficace, e oggi siamo di fronte alla confisca così allargata, se la vogliamo definire così, che nasce secondo dinamiche logiche oggettivamente differenti e che non so quanto abbia senso in un comparto che prevede già che il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria debba corrispondere il tributo evaso, gli interessi, e debba essere anche sanzionato con sanzioni amministrative che, come dicevo in precedenza, sono particolarmente afflittive e rispetto alle quali, quando c'è alterità fra il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e l'autore dell'illecito, non è possibile neanche invocare il principio di specialità. Quindi trovo che sia un diritto penale tributario del nemico, evocando Carl Schmitt e la citazione che ne ha fatta prima il collega Bolis. Purtroppo talvolta il legislatore italiano, che è un legislatore un po' delabré, oscilla fra iperafflittività e iperlassismo. Il pendolo in questo momento sta andando verso l'iperafflittività, forse. Grazie mille. Qualcun altro vuole intervenire sul punto? No, allora dare la parola alla dottoressa Sabbia. Sì, grazie. Io sarei molto rapida su un profilo invece di prevenzione nel campo della responsabilità dell'ente e volevo chiedere a vostro avviso quali sono, se vi sono, effettive prospettive di integrazione, di interoperabilità fra i diversi strumenti di compliance, e mi riferisco chiaramente ai modelli organizzativi 231 che in qualche misura sono stati già evocati, ma anche altri meccanismi di natura preventiva, specie dopo l'inserimento dei reati tributari nel catalogo 231, quali ad esempio il Tax Control Framework, cioè se diciamo nella vostra esperienza professionale applicativa vedete prospettive di interoperabilità e integrazione tra i meccanismi di compliance e quali potranno essere le, diciamo così, ricadute concrete per i soggetti coinvolti. Grazie. Ma io intervengo, poi mi scuso, ho già anticipato a Costantino Grasso la mia necessità di allontanarmi, quindi concludo qui la mia partecipazione.
Sul tema della 231 in generale, io sostanzialmente concordo con l'avvocato di Siena con alcune specificazioni, cioè secondo me e il caso dei reati tributari è una classica dimostrazione, il rischio di diciamo, di un'ipertrofia della risposta sanzionatoria esiste, ma esiste nella misura in cui noi abbiamo, come dire, abbiamo deciso di applicare questa disciplina anche a una dimensione di societaria o comunque di ente a ristrettissima base di composizione, cioè il rischio che un soggetto che alla fine può essere anche una società di una o due persone o comunque una società familiare venga colpito più volte a ripetizione con più esiste. Tanto più, come dire, si distacca da quel tema iniziale, da quell'ispirazione iniziale di una 231, di una normativa sulla responsabilità dell'ente pensata proprio in funzione di una spersonalizzazione dei singoli componenti rispetto a questa entità che si distaccava dai soggetti che ne facevano parte e che viveva di vita autonoma, per ritornare verso modelli societari o comunque di enti più piccoli, e tanto più c'è questo tipo di situazione. Per cui anche qui è chiaro che la compliance la vedo molto difficile nella misura in cui le situazioni processuali riguardano compagini a ristretta base, perché evidentemente, come dire, il tema di un ente che contro la volontà del soggetto persona fisica che ha commesso il reato presupposto si rende virtuoso, tra virgolette, e adotta il modello di comportamento, questo è un tema difficilmente immaginabile quando l'ente tende sostanzialmente a coincidere con le singole persone fisiche, perché sono quelle che hanno commesso il reato e sono quelle l'ente, quelle persone che incarnano l'ente. Quindi differenzierei, se mi posso permettere, diciamo, una possibilità di funzionamento degli strumenti di compliance a partire da una determinata scala quantitativa della persona giuridica che possa in qualche modo dare senso all'ipotesi che l'ente adotti un modello virtuoso di compliance attraverso l'interlocuzione con il giudice da una parte e l'agenzia fiscale evidentemente dall'altra. Quindi questo... Ringrazio, Scuso, ma devo salutare tutti quanti, che è stato un piacere. È stato un grande piacere, consigliere Molino, e ringrazio anche gli altri che restano con noi per pochi minuti. Abbiamo solo 2 argomenti ancora da trattare. Volevo fare un'osservazione velocissima su questo tema che, nel mio avviso, è molto molto interessante, perché leghiamo solitamente i reati tributari al conseguimento di un elemento numerario concreto che non viene versato al fisco ma viene trattenuto dall'imprenditore. Nelle grandi frodi carosello noi assistiamo a volte, anzi il più delle volte, in alcuni contesti di vendita di alcune categorie merceologiche, ad un sistema tanto compromesso, penso ad esempio alla vendita di computer, accessori per elettronica, carni bovine, tutte quelle dove si applica l'articolo 50 bis, sostanzialmente reverse charge, dove quello che si ottiene è semplicemente un risparmio di imposta, il cui beneficiario effettivo è il cliente. L'azienda però ne beneficia a sua volta con un aumento dei volumi e la sopravvivenza sul mercato. Questo cosa comporta in concreto? Che è proprio l'interesse dell'azienda in quanto tale a portare avanti queste politiche aziendali per alimentare le grandi frodi IVA, da cui effettivamente lo sforzo che il legislatore deve fare nell'introdurre modelli di contrasto come quelli della 231 a presidio di questa situazione. Grazie mille, andrei avanti quindi con il prossimo argomento e poi c'è giusto una discussione libera finale in chiusura. L'ultimo argomento specifico che trattiamo è il ruolo svolto dai whistleblowers. Quando parliamo da un punto di vista terminologico mi riferisco alla definizione di whistleblower come inclusa nella direttiva 1937 del 2019, ossia una persona che, lavorando per un'organizzazione pubblico-privata o essendo in contatto con essa nello svolgimento
della propria attività professionale viene a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito lavorativo ed effettui una relativa segnalazione. Quindi whistleblower ci limitiamo a questo tipologia di soggetti. Iniziate dunque con incoraggiare una vostra valutazione basata sulla vostra esperienza professionale, sul ruolo che i whistleblower svolgono in Italia al fine di svelare i reati tributari e la corruzione nel settore fiscale, esaminando in particolare in che modo tali segnalazioni rappresentano un vantaggio per le indagini. Ecco, sempre secondo la mia personale esperienza, questo è sicuramente essenziale per l'avvio delle grandi inchieste e indagini in materia corruttiva. L'indagine a cui ho fatto riferimento in passato, quella del connubio tra Agenzia delle Entrate e professionisti, è nata da episodi analoghi di segnalazione promanante da funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Tutto deve esplorare il tasso poi di tutela di questi. Domande. Perfetto, se non c'è nessuno che vuole intervenire sul punto, per quanto a vostra conoscenza esistono rapporti periodici sulle segnalazioni dei whistleblowers o analisi delle indagini scaturite dalle segnalazioni e dei loro risultati in Italia o no? Dovete rispondere al microfono. Per quanto mi concerne non mi consta che esistano forme strutturate di analisi degli esiti investigativi scaturenti da questo genere di segnalazioni. E sull'ammontare delle segnalazioni? Neanche? Personalmente non ho evidenza in qualche maniera dei dati aggregati. È uno strumento a mio avviso molto significativo e molto importante, questo sì, però non sono in grado di dare una dimensione concreta del fenomeno. Perfetto, grazie. In base alla vostra Scusate, esperienza... soltanto per la pubblica amministrazione l'ANAC pubblica però ogni anno corruzione un rapporto, non diciamo degli esiti avviati, ma del numero di segnalazioni, classificazioni, enti di provenienza e così via. Mentre nel settore privato, che io sappia, rimane patrimonio conoscitivo dei diversi enti. Grazie professore per la specificazione. In base alla vostra esperienza sempre, gli atti di ritorsione contro i whistleblowers che si espongono a svelare reati tributari o corruzione sono frequenti all'interno della giurisdizione italiana, tipo licenziamento, retrocessione, bullismo, molestie, mancanza di opportunità di promozione o accuse di diffamazione? Personalmente non ho evidenza di questo dato. Colonnello? Sì, probabilmente nei pochi casi in cui si sono verificati hanno portato poi a azioni concrete sulla base delle segnalazioni date, confronti ci sono stati. Tanto da portare i soggetti a valutare l'opzione delle dimissioni dalla pubblica funzione per fare altro. Perfetto, e quindi qual è la vostra valutazione per chiudere la discussione su whistleblowing della qualità della legislazione e della prassi relativa alla protezione di questi soggetti che si espongono al fine di svelare i reati tributari e corruzione? Quali ritenete siano le carenze più rilevanti in tema di promozione sia in relazione al quadro giuridico che aspetti concreti? Quali possono essere anche strumenti per migliorare questa protezione? Avvocato di Siena? No, io penso che purtroppo noi siamo in carenza di un'analisi adeguata del fenomeno. Ecco, forse per la gioventù, se vogliamo utilizzare questo termine, dell'istituto non abbiamo effettivamente una base dati adeguata per poter immaginare anche così, sia la pervasività del fenomeno, sia i suoi effetti in positivo o in negativo, se non per quello che emerge tradizionalmente così, a livello mediatico, ma
mi sembra difficile dare una risposta puntuale. Ecco. Questa è una risposta in realtà puntuale, perché è un'emergenza che faremo presente in sede di commissione. Detto questo, passiamo alla ultima domanda. Questa è una domanda aperta, quindi inviterei tutti, anche i nostri esperti di, diciamo, di progetto, a rispondere. Fondamentalmente, un punto essenziale, un obiettivo della ricerca è sviluppare soluzioni innovative per combattere la criminalità fiscale e la corruzione nell'ambito della lotta ai reati tributari. Quindi la prima cosa che vi chiedo, quale pensate possano essere le best practices nella lotta alla criminalità fiscale e alla corruzione sviluppate e attuate in Italia che potrebbero essere utilmente esportate negli altri paesi dell'Unione? Discussione libera, chiunque può intervenire. Non sono a conoscenza di quali siano gli strumenti degli altri paesi e quindi se questi strumenti siano già stati implementati, però diciamo, portando un'esperienza tratta dal campo applicativo, diciamo, l'evoluzione del contrasto a questi fenomeni ha avuto un netto cambio di marcia con l'introduzione dal 2008 della confisca e del sequestro preventivo, la possibilità quindi di avere un sequestro preventivo ad essa finalizzato, e quindi strumenti di ablazione patrimoniale sono sicuramente un qualcosa che ha dato una marcia in più nella repressione del fenomeno. Grazie, Avvocato Reggiani. Qualcun altro su questo punto? Ma io, se mi posso permettere, due considerazioni e due esperienze positive che ritengo che possa avere la Repubblica Italiana. La prima, per quanto mi renda conto che soprattutto nei paesi di diritto anglosassone sia percepito come una peculiarità un po' latina, l'esistenza di una forza di polizia sostanzialmente dedicata. È un qualche cosa che ci caratterizza, a mio avviso, in positivo. In secondo luogo, sicuramente le forme di ablazione patrimoniale che ha ricordato il collega, cioè la possibilità di avere comunque la facoltà di attingere determinate somme di denaro anche in corso di processo, quindi in fase cautelare, è quello che sovente fa la differenza in termini di effettività. Avere una pena definitiva a distanza di tempo è sovente abbastanza inutile se il danno patrimoniale non viene cauterizzato nell'immediato. Grazie mille, e mi permetto di essere d'accordo. Come esperto internazionale del Consiglio d'Europa in una missione in Montenegro, nel riguardare il quadro normativo nell'anticorruzione e nei reati tributari, ho proposto l'adozione di una forza di polizia specializzata come la Guardia di Finanza. Quindi concordo esattamente, è un fiore all'occhiello che è spendibile. Avendo detto questo, quali invece pensate possano essere le best practices degli altri paesi europei di cui siete a conoscenza o extraeuropei che possono essere importati in Italia per migliorare la situazione? Se posso, rimanendo diciamo, al piano che è parte della mia ricerca nell'ambito del progetto, i meccanismi di diversione processuale che sono diffusi in altri ordinamenti, non soltanto di common law, ma recentemente abbiamo avuto evidenza anche dell'esperienza francese delle convenzioni giudiziarie di intérêt public, sono un qualcosa su cui si discute nella prospettiva di un eventuale, diciamo, recepimento anche nel nostro sistema. Grazie. L'ultima domanda, e questa la farò personalmente a tutti gli esperti presenti. Se aveste una bacchetta magica, la famosa domanda della Magic Wand, diciamo in base alla vostra esperienza professionale, quale sarebbe la raccomandazione finale
per migliorare la lotta ai reati tributari e alla corruzione in questo ambito da attuare in Italia. Inizierei con il colonnello Bolis. Grazie per la primazia, che penso sia semplicemente alfabetica. Allora, sicuramente uno sforzo di segmentare i processi del procedimento tributario, che vanno dalla contestazione iniziale alla riscossione finale, definendo dei pesi e dei contrappesi e dei criteri di check and balances. Nella mia esperienza che cosa ho rilevato? Ad esempio, difficilmente interviene un accordo corruttivo nella fase della contestazione o dell'accertamento, se l'Agenzia delle Entrate, se è intervenuto prima un verbale di contestazione da parte della Guardia di Finanza. C'è un procedimento che è stato segmentato e che deve poi essere portato a termine per come è stato avviato. Così come difficilmente può intervenire un accordo corruttivo teso a inficiare il contenzioso tributario se, e questa è una pecca del nostro ordinamento italiano, l'ufficio legale dell'Agenzia dell'Interesse dell'amministrazione finanziaria è lo stesso ente pubblico che ha definito l'accertamento. Se l'accordo corruttivo si è inserito lì dentro, è molto probabile che arrivi anche a quel livello. Nell'esperienza operativa che ho citato quest'oggi, oltre al direttore dell'agenzia provinciale, è stato arrestato anche il responsabile dell'ufficio legale per gli accordi collusivi innanzi alla commissione tributaria provinciale. Per cui lo sforzo è quello di procedere nell'attività che già viene fatta nel 2001 di mappatura aziendali di quella normativa. La mappatura che la disciplina anticorruzione italiana ha fatto ai processi decisionali passibili di anticorruzione, e lo sforzo è quello di seguire per l'appunto un approfondimento anche tra i diversi attori del processo amministrativo tributario. Grazie mille. Procedendo in ordine alfabetico, avvocato di Siena. Io sarò veramente tranchant. Per migliorare, secondo me, abbiamo bisogno di cose molto, molto alte. In primo luogo dobbiamo abbandonare il mito che qualsiasi problema si risolve in forza di una legge. Noi siamo un paese caratterizzato da una fortissima produzione normativa. La produzione normativa dà luogo ai fenomeni di porosa lobbying a cui abbiamo fatto cenno in precedenza, e dà luogo a difficoltà applicative. Purtroppo nella nostra sensibilità comune, quando c'è un problema, c'è una legge che occorre varare, e se c'è un problema occorre sanzionare con un trattamento punitivo, almeno da un punto di vista edittale, particolarmente pesante. Tutto questo poi in fase di implementazione si perde. Allora, questo è un problema fondamentale perché non aiuta il funzionamento della macchina fiscale, è anche un brodo di cultura di sicuramente misunderstanding e fenomeni patologici. Dopodiché abbiamo sicuramente un problema di implementazione dal punto di vista burocratico. Questo è tradizionalmente, ce lo dobbiamo dire, senza infingimenti, un problema della nostra struttura statuale. Cioè abbiamo procedure un po' barocche, ecco, definiamole così, e anch'esse, al pari dell'ipertrofia normativa, sono l'occasione principale per o accordi di corruzione o per favorire fenomeni comunque patologici, quali che si siano, anche di ordine fiscale. Questi sono forse i due mantra, mi rendo conto anche in questo caso sociologici, non strettamente giuridici, ma che mi sembra di dover veicolare in questa sede. Grazie, avvocato di Siena, sono assolutamente interessantissime osservazioni. Avvocato Reggiani.
Tornando ad uno dei temi che abbiamo citato in premessa, sicuramente una anche semplificazione della disciplina sottostante, visto che il reato fiscale è una componente normativa accentuata, la semplificazione della disciplina sottostante è sicuramente un elemento che gioverebbe a una demarcazione più netta tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è, a evitare delle aree di ambiguità, una semplificazione anche nella procedura, come ricordava prima l'avvocato di Siena, sicuramente giova in questa direzione. E posso dire, tra l'altro, per quanto riguarda il contrasto più al fenomeno patologico, probabilmente, almeno l'esperienza che traggo dal territorio, è che c'è anche una disomogeneità di competenze, perché prima veniva ricordato giustamente una competenza specifica di un corpo dedicato a fronteggiare tale tipologia di illeciti sia sul piano amministrativo che penale. Per una questione anche di organizzazione non troviamo sempre nelle procure una altrettanta specializzazione per anche una questione di risorse e di numeri, quindi mentre alcune procure sono molto attrezzate, a volte sono state pionieristiche anche in interpretazioni, diciamo, che sono state più larghe, ispirate ad una logica riscossiva e poi con interventi normativi, pensare a tutte le tematiche sull'abuso del diritto e la criminalizzazione di quei fenomeni. Ecco, non sempre c'è anche da quel punto di vista una altrettanta settorializzazione, quindi a questo più dettato da mancanza probabilmente di risorse, di creare pool specializzati in ciascun ufficio giudiziario. Grazie, importantissima questa questione della simmetria della distribuzione geografica delle risorse e competenze. I nostri esperti di progetto vogliono interloquire sul punto? Ma è solo una notazione velocissima. Penso che un aspetto su cui si può ancora lavorare è quello della prevenzione, perché mi pare che la strada intrapresa già con riferimento al versante dell'anticorruzione nel settore pubblico con ANAC e abbiamo citato prima anche il tema della cooperative compliance in ambito tributario. Io penso che anche questo sia un aspetto da valorizzare, visto che mi pare sia emerso in maniera, diciamo, univoca che il settore invece repressivo, il versante del diritto penale, non soffra nel nostro ordinamento di particolari vulnerabilità, ecco. E forse un altro tema che pure mi sembra sia emerso dalla discussione è che anche la sensibilizzazione, l'educazione a certe tematiche è qualcosa su cui si può ulteriormente investire, visto che mi pare prima, quando cercavamo di menzionare nella prima sessione diciamo così, iniziative strutturate di sensibilizzazione in questi ambiti, non ci venivano in mente molti esempi, quindi probabilmente anche quello può essere un aspetto da valorizzare maggiormente. Grazie mille, sempre in ordine alfabetico, anche se abbiamo saltato Pietro Maria Sabella. No, la mia è solo una notazione, diciamo, anche di colore finale, nel senso che prima che scoppiasse la pandemia sono stato 5 giorni in Danimarca. Bene, da quando ho messo piede a Copenaghen, a quando sono andato via, non ho mai prelevato una banconota. Ho sempre fatto tutto attraverso diciamo, la carta, quindi un po' il tema della digitalizzazione e dell'eliminazione forse della moneta corrente può essere uno di quegli strumenti atti a semplificare a origine, quindi evitare fenomeni di evasione. Ecco, questo era più questo genere di commento. Grazie, ho litigato a Positano per pagare 18 euro a colazione col mio banco, ma non ci sono riuscito. Andiamo con Sorbello. Una notazione finale: lancio la pietra e nascondo la mano. L'idea della responsabilità degli enti per reati tributari, nel 2011 ho scritto che per me era importante, e la superfetazione degli strumenti della reazione sanzionatoria si può superare con una clausola di riallineamento, perché rispetto alle sanzioni previste dalla disciplina sanzionatoria amministrativa, il 231 ha il vantaggio di corresponsabilizzare, di richiedere, anche nella prospettiva di compliance, di organizzarsi per bene.
gli approcci previsti alla disciplina sanzionatoria amministrativa sono solamente repressivi. Il 231 non è solo repressione, quindi l'idea di prevederlo è anche un modo di invogliarli con una prospettiva di ricompensa dei modelli organizzativi adottati anche post factum per ottenere riduzioni e quella di organizzati per bene. La clausola di allineamento è già conosciuta da molto tempo, ad esempio il 187 ter decies del testo unico sugli intermediari finanziari prevede, a fronte del doppio binario abusi di mercato, che la sanzione penale o quella pecuniaria amministrativa sia esatta per la differenza rispetto a quanto già irrogato. Chiudo, adesso scompaio perché sennò... Grazie colonnello. Il dottor Bozza. Grazie Costantino, in realtà fino adesso ho ascoltato con piacere ovviamente tutti gli interventi, tra l'altro ovviamente sono 3 anni che lavoro su queste tematiche, in particolare ovviamente sul contrasto dei reati fiscali e devo dire che questa è semplicemente un'osservazione mia personale che mi trova ovviamente a condividere tutte le osservazioni che sono state fatte fino ad ora, in particolare in relazione all'ipertrofia. Negli ultimi tempi, come dicevi, praticamente mi sono occupato di organizzare e ho partecipato a circa 14 workshop, a breve ne avrò altri 4 in Croazia, Olanda, Polonia e Germania, e mi è sembrato di capire, vedendo ovviamente i vari sistemi, che ci sono in generale 2 grandi approcci. Il primo praticamente è basato sulla gestione del recupero praticamente del debito evaso ed è una forma di enforcement che è molto diffusa in Europa, per cui lì si lavora prevalentemente attraverso gli strumenti dell'amministrazione fiscale. Dall'altro poi abbiamo un altro gruppo di paesi, paradossalmente quelli che hanno i principali problemi proprio su questo fronte che, come diceva l'avvocato di Siena, ma era confermato un po' anche dall'avvocato Leggiani ed altri, puntano prevalentemente sulla sanzione. E per farvi comprendere, almeno dal mio punto di vista, quanto spesso l'Italia sia iperattiva, mi è capitato di osservare che spesso nei processi di implementazione anche delle normative europee l'Italia costantemente attua una riforma, mentre ci sono tantissimi stati che hanno normative interne e rispetto alle quali si limitano a comunicare quello che già hanno, perché effettivamente spesso le soglie minime della legislazione europea cercano ovviamente di tener conto di quello che è già presente dentro gli stati. Sotto questo profilo, tenendo conto di questi 2 modelli, da un lato ovviamente una gestione ovviamente del debito inevaso e dall'altro ovviamente un modello più sanzionatorio, credo che effettivamente l'Italia debba un pochino riallinearsi. Ma permettimi di dire una cosa sull'Unione Europea, di cui ovviamente stiamo parlando oggi. L'Unione è un periodo che sta, secondo me, sforzando molto il ricorso e l'uso agli strumenti sanzionatori. E tra l'altro negli ultimi tempi abbiamo assistito anche ad un arretramento di talune garanzie fondamentali. Ad esempio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come si diceva, aveva aperto delle prospettive importanti in tema di protezione, no? del diritto nel bis in idem. La Corte di Giustizia ha un pochino frenato, ovviamente tenendo considerazione di una serie di principi e a mio avviso svilendo quel principio nella proporzionalità. Allo stesso tempo ha introdotto forme di responsabilità del terzo che, ad esempio nel caso delle frodi carosello, e la stessa prescrizione che la sentenza Taricco, insomma, in quel caso specifico chiedeva di disapplicare norme sulla prescrizione che comunque sono a presidio e garanzia della persona. Sotto questo profilo anche io mi sento in generale di immaginare una maggiore attenzione ai profili della prevenzione e ai profili culturali, e su questo auspico che sia l'Italia sia l'Europa si riallineino in una direzione, no? In un design leggermente diverso rispetto a quello attuale. Grazie. Grazie Donato. Prima di salutarvi, Lorenzo, qualche osservazione finale? Aspetta che mi disammutolisco. Nessuna osservazione, io sono particolarmente interessato alla prevenzione, quindi mi allineo su quello che ha detto Donato appena adesso sull'idea degli aspetti culturali.
Va registrata con una certa preoccupazione la mancanza di iniziative in questo riguardo negli ultimi, diciamo, 10 o 20 anni, a seconda di quale delle due pubblicità andiamo a prendere di mira. Per noi è molto interessante i suggerimenti che sono emersi da più parti che ci sia un'iperreazione da parte dell'ordinamento italiano. L'unica considerazione che faccio su questo è: stiamo parlando di un'iperreattività sulla carta o stiamo parlando di un'iperreattività di fatto? Perché se poi l'iperpunitività non è certa e la certezza della pena non si manifesta, forse siamo un po' così, un castello di carte da gioco. Quindi non lo so, queste sono riflessioni che poi sarà interessante sottoporre anche agli esperti delle altre nazioni. Ma non aggiungo altro, però è stato interessantissimo e ringrazio veramente tutti per la partecipazione. Quindi vi ringrazio sinceramente, grazie per essere stati con noi oltre il tempo previsto.